Ciao a tutti ragazzi, bentornati e ben risintonizzati su Faron. Allora, oggi andiamo alla terza mappa della campagna, si chiama Parvadit, probabilmente, insomma, io non lo so dire bene. Titolata Discontinuità del Nilo. Beh, il gioco mi sta piacendo molto, mi ricorda tantissimo quello della mia infanzia, quindi ok. Dice anche molte informazioni interessanti. I nobili Tiniti sono ancora in lotta per unificare le terre del Nilo sotto un unico regnante. Per sostenere la loro causa, tutti sperano che tu riesca a stabilire una fiorente comunità a Pervadit, nell'umida regione del Delta, nel Basso Egitto, estendendo così la loro influenza lungo tutto il corso del Sacro Fiume. Per supportare una popolazione più grande di quella di un villaggio, devi imparare a sfruttare l'agricoltura. I contadini egizi hanno appena iniziato a sfruttare il suolo reso fertile dalle inondazioni del Nilo per crescere ogni tipo di messi. Ma il Nilo a volte può essere rischioso. I pericoli che si annidano nelle sue acque e sulle sue rive sono molti, come i pericolosissimi coccodrilli, gli ippopotami e le zanzare portatrici di malaria. Perfetto, un saluto al narratore e iniziamo a leggere. Campi inondati e agricoltura. Per sfamare gli abitanti di Perwadit devi costruire fattorie direttamente su Lago Lena, beneficiando della loro aumentata fertilità. A differenza della gran parte dei edifici di lavoro alle fattorie sul Lago Lena, non hanno bisogno di un accesso diretto ai braccianti per la lavorazione della terra, bensì di una manodopera costante da parte dei campi di lavoro. Costruisci campi di lavoro abbastanza vicini alle fattorie sulla Golena, così i contadini non dovranno percorrere lunghi tragitti per raggiungerle. Ogni anno l'assorbimento del Nilo nutre il terreno impoverito dei campi grazie al prezioso e fertile limo. I contadini raccolgono i raccolti dell'anno prima dell'esondazione e li consegnano ai granai. Poiché il raccolto avviene una volta l'anno, assicurati che in città ci siano abbastanza granai in cui depositare quantità di cibo sufficiente per la popolazione sempre crescente. Va bene, il primo consiglio che do è appunto guardare un attimo qua il terreno e utilizzare il pannello stop per evitare che vada avanti il tempo e uno perde soldi senza alcuna motivazione. Quindi niente, iniziamo con le coltivazioni, seguiamo passo passo gli obiettivi del tutorial.
Leggiamo. Malaria. La malaria è molto diffusa nelle aree vicine all'acqua e alle paludi. Lo schema della malaria indica quali abitazioni sono più predisposte alla malattia. L'accesso all'acqua potabile di un serbatoio d'acqua e all'insetticida fornito da uno speziale locale aiutano a ridurre di molto il rischio di malaria per abitazione. Come la maggior parte degli edifici, la bottega dello speziale può operare solo se ha accesso alle strade e alla manodopera. Industria. Ora che hai fornito ai tuoi abitanti l'accesso al cibo e all'acqua, puoi migliorare il loro stile di vita con altri prodotti come il vasellame. Costruisci nelle vicinanze una cava d'argilla con accesso all'acqua e un vasaio. Assicurati, come sempre, che abbiano accesso alla manodopera e, dopo un po', un carretto consegnerà l'argilla al vasaio, il quale produrrà vasellame per la tua città. Costruisci un deposito merci per conservare i prodotti finiti e l'argilla in eccedenza che al vasaio non serve. 3 cave d'argilla solitamente riescono a produrre argilla per 4 vasai. I dipendenti del bazar prenderanno il vasellame dal deposito merci e lo distribuiranno proprio come distribuiscono il cibo. Inoltre le industrie come quella del vasellame offrono ai tuoi abitanti una preziosa opportunità di lavoro.
manodopera e disoccupazione. Devi sempre assicurarti di avere più abitanti che posti di lavoro scoperti. Tuttavia, non tutti gli abitanti sono in grado di lavorare. Puoi dare velocemente un'occhiata alle statistiche sulla popolazione in età lavorativa e sulla disoccupazione, passando sul contatore della popolazione sul pannello in alto. Ulteriori informazioni possono fornirtele anche i supervisori. Prova a mantenere il tasso di disoccupazione sotto il 10%, ma assicuri sempre di avere abbastanza manodopera. Faraon a New Era simula una popolazione che invecchia, in cui solo il 60% degli abitanti dai 20 ai 49 anni è in età di lavoro. Se hai difficoltà con questo sistema, l'opzione può attivare una percentuale di lavoro fissa nella tua popolazione, che non fa alcuna distinzione di età. Potrai imparare a usare questa meccanica senza che il tuttore venga influenzato da questa opzione. Ornamento. Ottimo lavoro, hai avviato delle attività industriali e ora puoi occuparti dell'abbellimento della tua città. Gli ornamenti possono rendere alcuni quartieri più desiderabili. Giardini, strade e piazze abbelliscono le aree e aiutano le abitazioni a svilupparsi. Puoi collocare vari lotti per giardini, uno accanto all'altro, per creare parchi più estesi, ma l'aspetto sarà casuale. Colloca le piazze sulle strade lastricate per migliorare il loro aspetto e la desiderabilità del terreno circostante. Come per la maggior parte degli edifici, puoi ruotare le statue usando il tasto R. Se preferisci scegliere quale giardino collocare, analogamente alle statue, puoi alternare tra i due sistemi nelle opzioni. Perfetto, abbiamo completato pure questo livello. Addirittura ci hanno programmato come loro salvatore, siamo superbi, ma ok, alla prossima.